Io ritengo di no, perché una vera identità culturale non l'ho mai vista, cioè c'è sempre stata un'attenzione abbastanza unificante per i materiali. In Toscana si sono usati i mattoni, la pietra, a seconda che fosse architettura fiorentina, senese, però non ho mai visto come dire, una ricerca, ecco, che fosse comune. Se penso ai pochi maestri che ci sono stati nella facoltà di architettura, devo dire, Ricci faceva un discorso per conto suo, guardava all'America, tutto più a Wright, in certe cose alla Sorgane, di Sorgane, no? Altri Le Corbusier, insomma, cioè, devo dire, poi arrivi fino a Natalini, che può considerare l'ultimo maestro, che fa un discorso ancora classicista, per cui ecco, devo dire che l'unica continuità che si trova è nella cultura classicista, cioè in Toscana si è sempre seguito un'architettura un po' alla moda di o al modo di, cioè un neoantico con degli ammodernamenti. A Siena poi, devo dire, non si è fatto neanche il neogotico, si è fatto l'ipergotico, cioè si è costruito il gotico più gotico del gotico, e quindi abbiamo tanta finzione che sembra vera. Beh, sai, per chi costruisce e progetta da tutta la vita in un ambiente come quello senese, il rapporto al paesaggio storicizzato è immancabile, cioè è una responsabilità che viene fuori tutte le volte che uno si azzarda a trasformare il territorio. Io credo che ci sia una sola formula, cioè la formula della umiltà di comprensione, cioè bisogna essere giustamente umili nel comprendere quello che stiamo per manomettere, quello che si è costruito nei secoli, ma poi ci vuole una onestà di linguaggio che definirei fiero, cioè ci vuole una certa fierezza, una certa, come dire, anche sfrontatezza calibrata in qualche modo, cioè nessuno che si possa definire veramente architetto, se vuole fare architettura, può costruire in modo mimetico, cioè io perlomeno mi sono sempre rifiutato di fare questo. Ho sempre però mantenuto un rapporto con il contesto e ho cercato di prendere tutti gli insegnamenti possibili, perché nessuno di noi, questo diciamolo una volta per tutti, inventa nulla. Siamo tutti in un flusso di continuità e aggiungiamo tutt'al più qualcosa a quello che ci viene dal passato. Quindi il nostro è un passaggio minimo, una variazione minima su quello che è avvenuto fino adesso. La bellezza rischia di essere un'altra parola che si trasforma in luogo comune. Insomma, si parla molto di bellezza, forse sarà il film di Sorrentino che ci porta su questa strada, però certamente è una necessità. In Toscana noi siamo in overdose di bellezza, cioè la vediamo dappertutto. Ogni piccola variazione di quello che è stato fa gridare allo scandalo, alla distruzione. Se qualsiasi cosa si costruisce è un ecomostro. Insomma, qui siamo in una situazione di grande sensibilità da questo punto di vista. Io credo che la bellezza debba essere mantenuta, cioè nessuno può arrogarsi il diritto di distruggere la bellezza esistente, ma il nostro compito è soprattutto quello di portarla dove non è mai stata, o
dove si è costruito per decenni senza porsi il problema non dico della bellezza, dico della qualità. Cioè noi abbiamo costruito la nostra città contemporanea corrisponde alle periferie delle città e le abbiamo costruite nel modo meno responsabile possibile. Quindi occuparsi di riportare qualità architettonica, ma anche funzioni pregiate all'interno di queste parti della città è un dovere. Da questo punto di vista io insieme ad altri ci stiamo occupando di portare arte e cultura all'interno delle zone di margine, di periferia della città, e stiamo facendo anche un'altra cosa, l'abbiamo chiamata mappatura dell'arte contemporanea a Siena, cioè vogliamo partire a schedare gli edifici contemporanei, cioè quelli del dopoguerra, dal dopoguerra ad oggi, per far capire che una qualche bellezza, chiamiamola così, esiste anche all'interno di queste edificazioni, e come tutte i linguaggi, diciamo, va capito il codice per poter giudicare, diciamo, di cosa si parla. Ma non mi sento di dire di avere un vero metodo nella progettazione. Certamente diciamo, c'è un modo di affrontare ogni progetto che è costante, cioè il primo è quello di lavorare sul luogo, cioè conoscere il luogo della trasformazione, capire quali sono le relazioni, soprattutto conoscerle in questo senso, cioè quali sono le relazioni con il contesto a tutte le scale, cioè il contesto breve, quello più vicino, e anche quello più lontano, cioè il territorio. Dopodiché ovviamente la necessità di approfondire tutte le necessità e i bisogni che sono alla base di quel progetto. Questo per me vale per un piccolo appartamento e per un grande edificio, cioè nasce dal vaglio di queste esigenze. Poi detto questo, non sono però per lo slogan della forma che segue la funzione, nel senso che le funzioni, le richieste, le esigenze sono fondamentali, ma poi devono essere tradotte nel linguaggio che, diciamo, è quello proprio di chi crea l'architettura. Fare architettura in Italia oggi significa non fare nulla, cioè in questo momento in Italia non si fa architettura. Il tema mi angustia molto per più motivi. Diciamo, in ragione di questo ho scritto, visto che si progetta meno, c'è più tempo per scrivere, un documento che vi passo, che è una nota sullo stato dell'architettura, ma non solo, che ha questa pretesa o questa ambizione, cioè di fare una fotografia della situazione attuale, cercare di capire com'è che siamo arrivati ad una situazione così degradata per l'architettura, che credo sia al suo punto più basso di popolarità sociale, chiamiamola così. In più, la cosa che mi angustia moltissimo è il fatto che siamo di fronte a una specie di olocausto culturale per un paio di generazioni di architetti, cioè i giovani architetti e progettisti in generale, ovviamente, che si occupano dell'ambiente costruito, della città,
dell'architettura in questo momento sono messi nella condizione che o vanno fuori d'Italia oppure non hanno possibilità di lavorare. Quindi questo è un momento in cui credo bisogna anche che quei pochi, perché purtroppo socialmente non siamo rilevanti, ma quel numero di architetti e di progettisti in Italia devono cominciare a far sentire la loro voce. Cioè bisogna uscire da questa situazione che mette l'architettura all'interno di una visione diciamo negativa, cioè nell'immaginario ormai sociale e popolare, e diciamo massacra questa attività all'interno di una burocrazia che è assolutamente fuori di ogni razionalità. Cioè io credo che ci sia un eccesso di legislazione, un eccesso di normative, un eccesso di certificazioni, una cristallizzazione in 100 mestieri, professioni, competenze che non sono sempre così diverse, che hanno fatto perdere l'unità e la centralità del progetto.